Buongiorno a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con la mia amica Mia per un nuovo episodio. Mia, buongiorno. Come stai oggi? Buongiorno Lucas, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto benissimo, grazie. Sono molto felice di essere qui oggi. Lucas, ho sentito che ieri hai avuto una piccola avventura al supermercato. Avventura è la parola giusta. Ascoltatori, ieri sono andato al supermercato per la prima volta in un nuovo quartiere qui in Italia e vi dico, è stata un'esperienza molto interessante. Non conoscevo niente, non sapevo dove erano i prodotti, era tutto nuovo per me. Oh, capisco benissimo quella sensazione. Quando sei in un paese straniero e vai al supermercato per la prima volta è un po' come essere in un labirinto, vero? Ma prima di continuare vogliamo dire qualcosa agli ascoltatori. Ciao a tutti! Se state studiando l'italiano, questo episodio è perfetto per voi. Oggi parliamo di come fare la spesa in Italia, come chiedere dove si trovano le cose al supermercato. È utilissimo nella vita quotidiana. Esattamente, Mia. E ascoltatori, vi chiedo, avete mai avuto difficoltà in un supermercato straniero? Lasciate un commento qui sotto e raccontateci la vostra esperienza. Adoriamo leggere i vostri messaggi. Ma ora torniamo alla mia storia. Allora, ieri sono entrato nel supermercato e subito mi sono reso conto che era molto grande. Aveva 3 piani. 3 piani, Mia. 3 piani? Wow, deve essere stato un supermercato davvero grande. Come si chiama? Si chiama Ipercoop, uno di quelli grandi. Comunque entro, prendo il carrello e guardo la mia lista della spesa. Avevo bisogno di tante cose. Pasta, pomodori, olio d'oliva, formaggio, pane, latte, uova e anche dello shampoo. Sembrava semplice, no? Sembrava semplice, sì, ma immagino che non lo era. Allora, Lucas, la prima cosa nella lista era la pasta. Dove hai cominciato a cercarla? Ah, la pasta. Beh, ho guardato in giro e ho visto i cartelli sui corridoi, ma erano scritti in piccolo e io ero lontano. Così ho deciso di chiedere a qualcuno. Ho visto un'addetta del supermercato, una signora con il camice rosso, e mi sono avvicinato. Perfetto. E cosa hai detto? Ascoltatori, prestate attenzione perché questa è una frase molto importante da imparare. Come si chiede dove si trova qualcosa in italiano? Ho detto: «Scusi, mi può dire dove si trova la pasta?» La signora è stata gentilissima e mi ha risposto: «Certo, la pasta si trova nel corridoio numero 3, a destra dopo i cereali». Io ho ringraziato e sono andato a cercarla. Fantastico! Scusi, mi può dire dove si trova? È una frase utilissima. Ascoltatori, ripetete con noi. Scusi, mi può dire dove si trova la pasta? Potete usare questa frase con qualsiasi prodotto. Per esempio, scusi, mi può dire dove si trova il latte? Oppure, scusi, mi può dire dove si trova il pane? È facilissimo. Esatto, e funziona sempre. Comunque ho trovato la pasta nel corridoio 3, proprio dove mi aveva detto la signora. Perfetto. Poi sulla mia lista avevo i pomodori. Ho pensato, i pomodori sono verdura, quindi devo andare al reparto frutta e verdura. Ma dov'era il reparto frutta e verdura? Ah, e questa è un'altra situazione comune. Nei supermercati italiani il reparto frutta e verdura di solito si trova all'ingresso oppure in fondo al negozio. Lucas, l'hai trovato subito? No, no! Ero completamente perso. Ho girato per un po' con il carrello, ho attraversato il reparto dei surgelati, poi quello delle bevande e niente, non riuscivo a trovare la frutta e la verdura. Alla fine ho fermato un altro cliente,
un signore anziano molto simpatico, e gli ho chiesto: «Scusi, sa dove si trova il reparto frutta e verdura?» Ottima idea chiedere a un altro cliente. A volte i clienti conoscono il supermercato anche meglio del personale. E cosa ti ha risposto il signore? Mi ha guardato con un sorriso e ha detto: figliolo, è in fondo, vicino alla panetteria. Segui il profumo del pane e trovi tutto». Che risposta simpatica, no? Adorabile. Segui il profumo del pane? Gli italiani sono così poetici anche nelle indicazioni stradali. Ascoltatori, avete notato che Lucas ha usato due modi diversi per chiedere? Con il personale ha detto «mi può dire dove si trova» e con il cliente ha detto «sa dove si trova». Entrambe le frasi funzionano bene. Quale preferite? Lasciate un commento. Brava Mia, ottima osservazione. Comunque ho seguito il consiglio del signore e infatti vicino alla panetteria ho trovato un profumo meraviglioso di pane appena sfornato e lì c'era anche il reparto frutta e verdura. Ho preso i miei pomodori, poi delle mele, delle banane e anche un po' di basilico fresco perché mi sembrava bello. Ah, il basilico fresco. Classico. Non si può fare la spesa in Italia senza prendere del basilico fresco. Quindi avevi la pasta, i pomodori, il basilico. Stavi già pensando a fare una pasta al pomodoro, vero? Esatto, ma mi mancava ancora l'olio d'oliva e lì ho avuto un problema interessante. Ho chiesto a un'altra addetta: «Scusi, dove posso trovare l'olio d'oliva?» E lei mi ha risposto: «È nel corridoio 5, vicino all'aceto e ai condimenti». Ho detto: «Grazie mille» e sono andato. Ma quando sono arrivato al corridoio 5 c'erano tantissimi tipi di olio. Sì. In Italia la scelta dell'olio d'oliva è molto seria. Ci sono oli extravergine, oli biologici, oli di diverse regioni, oli con diversi sapori. È quasi un mondo a parte. Esattamente. Ero sopraffatto dalla scelta. Alla fine ho chiesto ancora all'addetta: «Scusi, quale olio mi consiglia per la pasta?» E lei si è illuminata. Ha iniziato a parlarmi di olio extravergine di oliva del sud Italia, dell'acidità, del sapore. Era appassionatissima. Bellissimo. Questo è molto italiano. Quando si parla di cibo, gli italiani diventano subito esperti e appassionati. Ascoltatori, non abbiate paura di chiedere consigli nei supermercati italiani. Il personale è quasi sempre felice di aiutare, specialmente quando si parla di prodotti alimentari. Verissimo. Alla fine ho comprato un olio extravergine del sud Italia, come mi aveva consigliato. Poi sulla lista avevo il formaggio. Ho chiesto: «Scusi, dov'è il reparto formaggi?» E mi hanno detto: «È vicino al reparto salumi in fondo a destra». Facile. Il reparto formaggi in un supermercato italiano è sempre una meraviglia. C'è il parmigiano, il pecorino, la mozzarella, il gorgonzola. Ascoltatori, se venite in Italia e andate al supermercato, dedicate almeno 10 minuti a guardare il reparto formaggi. Ne vale la pena? Assolutamente. Ho preso una bella mozzarella fresca e un po' di parmigiano grattugiato. Poi dovevo trovare il pane. Ho chiesto: «Scusi, dov'è la panetteria?» E mi hanno risposto: «La panetteria è lì. La vede? Quella con la fila di persone». Ah, ho capito subito dove andare dalla fila. La fila alla panetteria è sempre un buon segno. Significa che il pane è fresco e buono. Lucas, ma non eri già vicino alla panetteria quando eri al reparto frutta e verdura? Già, ma ero andato dall'altra parte nel frattempo. Il supermercato era davvero grande e io continuavo a girare. Comunque ho comprato un bel filone di pane toscano, croccante fuori e morbido dentro. Poi mi mancavano latte e uova. Il latte e le uova, prodotti semplici ma importanti. E dove li hai trovati?
Per il latte ho chiesto «Scusi, dove si trova il latte?» E mi hanno indicato il reparto dei latticini. Facile. Per le uova invece ho avuto un momento di confusione, perché non ricordavo la parola italiana per ex. Per un secondo ho detto «Scusi, dove sono le cose tonde dei polli?» Le cose tonde dei polli? Lucas? Ah ah ah! Che descrizione fantastica! Lo so, è stato un momento di panico linguistico, ma la signora era molto gentile e ha capito subito. Ha riso un po' e poi mi ha detto «Intende le uova? Sono qui, nel corridoio con i latticini, vicino al burro». Meno male. Ascoltatori, questo è un momento importantissimo del podcast. Tutti noi, quando studiamo una lingua nuova, a volte dimentichiamo una parola. Non abbiate paura di descrivere la cosa con altre parole. Gli italiani capiscono e apprezzano lo sforzo. E la parola è uova. U-O-V-A. Le uova. Ripetete. Le uova. Le uova non le dimenticherò mai più dopo quella situazione. Ok, quindi avevo quasi tutto. Mi mancava solo lo shampoo. Questo era un po' diverso perché non era un prodotto alimentare. Ho chiesto «Scusi, dove si trovano i prodotti per la cura personale?» E l'addetta mi ha guardato un attimo e poi ha detto «Intende l'igiene personale? È al secondo piano, scala mobile sulla destra». Ah, interessante. Quindi al secondo piano. Nei supermercati grandi in Italia spesso i prodotti per la casa e per la persona sono su un piano diverso dagli alimentari. Hai preso la scala mobile? Sì, ho preso la scala mobile con il carrello, che a proposito è una di quelle speciali scale mobili per i carrelli, non so se le conoscete, ascoltatori, ma in Italia molti supermercati grandi hanno delle scale mobili dove puoi portare il carrello. Il carrello si aggancia alla scala mobile ed è tutto automatico. La prima volta mi ha sorpreso molto. Ah sì, quelle sono davvero comode. Si chiamano scale mobili con tappi magnetici o travelator e molti supermercati moderni le hanno. Lucas, una domanda per te. Quanto tempo hai passato in tutto nel supermercato? Guarda, sono entrato alle 11 di mattina e sono uscito quasi all'1 del pomeriggio. Quasi 2 ore. Normalmente per fare quella spesa ci vogliono forse 30 minuti, ma tra girare, perdersi, chiedere, esplorare, sono rimasto lì quasi 2 ore. 2 ore? Ma almeno è stata un'esperienza educativa, no? E scommetto che ora conosci quel supermercato molto meglio di prima. Assolutamente sì. E sai cosa, Mia? Alla fine, quando stavo andando verso le casse per pagare, non riuscivo a trovare le casse. Ho chiesto ancora «Scusi, dove sono le casse?» E una signora mi ha detto «Le casse sono all'uscita principale, in fondo al corridoio centrale». Perfetto, trovate. Le casse all'uscita, ovviamente. Ascoltatori, ricordate questa parola, le casse. Al singolare è la cassa. Quando volete pagare, chiedete dove sono le casse, oppure potete anche guardare i cartelli che di solito indicano le casse con il simbolo del carrello o della freccia. Esatto. E alle casse ho avuto un'ultima piccola avventura. La cassiera mi ha chiesto «Ha la tessera fedeltà?» Io non sapevo cosa fosse la tessera fedeltà. Ho detto «Prego?» E lei ha ripetuto più lentamente «Ha la nostra tessera fedeltà. Con la tessera accumula punti e ha degli sconti». Ah, la tessera fedeltà. Questa è una cosa molto comune nei supermercati italiani. Quasi tutti i supermercati hanno la loro tessera fedeltà. Coop ha la carta socio, Esselunga ha la Fidati, Carrefour ha la carta spesa. Con queste tessere puoi accumulare punti e avere sconti sugli acquisti. Lucas, l'hai fatta la tessera? Sì, la cassiera è stata gentilissima
e mi ha spiegato come funzionava. Ho compilato un modulo con i miei dati e mi ha dato la tessera subito. Ha detto che con la tessera avrei già risparmiato 3 euro sulla spesa di quel giorno. Non male. 3 euro subito. Questo è un buon motivo per fare la tessera fedeltà. Ascoltatori, se vivete in Italia o se ci venite spesso, vi consiglio di fare la tessera fedeltà del supermercato che frequentate di più. Si risparmia davvero. E per farne una potete chiedere alla cassa: vorrei fare la tessera fedeltà, è possibile? Perfetto consiglio, Mia. Quindi, ricapitolando le frasi utili di oggi, scusi, mi può dire dove si trova la pasta? Oppure, scusi, sa dove si trova il reparto frutta e verdura? Oppure, scusi, dove sono le casse? Queste frasi vi salveranno la vita al supermercato. E non dimenticate anche: scusi, quale mi consiglia? Quando volete un consiglio su un prodotto. Gli italiani adorano dare consigli sul cibo. Ascoltatori, quali altre frasi vi sembrano utili per fare la spesa? Scrivetele nei commenti. Sì, commentate e fateci sapere se avete già usato queste frasi o se avete avuto esperienze simili alla mia in un supermercato straniero. Ogni esperienza è una storia da raccontare. Esattamente! E voglio aggiungere una cosa, Lucas. Hai detto che hai passato quasi 2 ore al supermercato e che è stata un'esperienza caotica. Ma penso che sia stato anche bellissimo, no? Perché hai imparato tante cose nuove, hai parlato con persone del posto, hai scoperto prodotti nuovi. Hai ragione al 100%. Quando sono uscito dal supermercato ero stanco, ma anche molto soddisfatto. Avevo il carrello pieno, avevo imparato tante parole nuove in italiano e avevo conosciuto persone simpatiche. E quella sera ho cucinato una pasta al pomodoro fresco con mozzarella e basilico, con il mio nuovo olio extravergine. Era deliziosa. Che storia meravigliosa! Dal caos del supermercato a una pasta deliziosa. Questo è l'italiano nella vita reale, ascoltatori. Non si tratta solo di studiare la grammatica sui libri, ma di vivere la lingua, di usarla nelle situazioni quotidiane, anche quando si sbaglia, anche quando si dimenticano le parole. Come ha dimostrato Lucas con le cose tonde dei polli. Ah, quella storia mi accompagnerà per sempre. Ma sai, Mia, è proprio vero quello che dici. Imparare l'italiano significa anche fare errori e poi ridere insieme. Gli italiani sono persone molto calorose e se vedono che stai cercando di parlare la loro lingua, ti aiutano volentieri. Assolutamente. E questo è qualcosa che vogliamo dire a tutti i nostri ascoltatori. Non abbiate paura di sbagliare. Ogni errore è un passo avanti nell'apprendimento. Nessuno impara una lingua senza fare errori. L'importante è provare, parlare, chiedere. I supermercati italiani sono un ottimo posto per praticare l'italiano perché ci sono sempre persone disponibili ad aiutare. Benedetto. E ora, ascoltatori, vi lanciamo una piccola sfida. Se siete in Italia o la prossima volta che ci venite, andate al supermercato e provate a usare almeno una delle frasi che abbiamo imparato oggi. Poi venite qui e raccontate com'è andata nei commenti. Siamo curiosissimi di sentire le vostre storie. Che bella sfida! E chi lo fa e lascia il commento riceve il nostro applauso virtuale. Ragazzi, voglio anche aggiungere qualcosa sul vocabolario del supermercato. Abbiamo parlato di tanti reparti oggi. Il reparto frutta e verdura, il reparto latticini, il reparto formaggi, il reparto salumi, la panetteria, il reparto surgelati, il reparto bevande e il reparto igiene personale. Avete imparato tutti questi in un solo episodio. È vero! E ognuno di questi si può trovare in qualsiasi supermercato italiano. Quando entrate, di solito ci sono dei cartelli in alto che indicano i reparti. Leggete quei cartelli e orientatevi. E se non capite, chiedete pure. Come abbiamo detto, gli italiani sono felici di aiutare.
Perfetto. Lucas, vuoi aggiungere qualcosa prima di concludere l'episodio di oggi? Sì, voglio dire grazie a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Voi siete la ragione per cui facciamo questo podcast. Ogni commento che lasciate, ogni domanda che fate, ogni storia che condividete con noi ci rende molto felici. Quindi continuate a commentare, continuate a studiare, continuate a praticare l'italiano. E se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo con un amico o un'amica che sta studiando l'italiano. Più siamo, più ci divertiamo. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi episodi di Wow Podcast Italian. Esatto, nuovi episodi ogni settimana, sempre con storie vere, situazioni pratiche e tanto italiano autentico. Noi siamo qui per voi, ogni giorno, ogni settimana. Prima di salutarci facciamo un veloce ripasso delle frasi di oggi. Pronti? Prima frase. Come si chiede dove si trova un prodotto? Scusi, mi può dire dove si trova la pasta? Oppure, scusi, dove si trova il reparto frutta e verdura? Bravissimo. E come si chiede dove si trovano le casse? Scusi, dove sono le casse? Semplice e diretto. E se volete un consiglio su un prodotto? Scusi, quale mi consiglia? E preparatevi a ricevere una risposta molto entusiasta, specialmente se si tratta di olio, formaggio o pasta. Perfetto. Bene, ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo episodio. È stato un piacere come sempre. Lucas, è stato un episodio fantastico. Grazie, Mia, è stato davvero divertente e grazie soprattutto a tutti gli ascoltatori che ci seguono con tanto entusiasmo. Voi siete fantastici. Assolutamente. Ricordate, l'italiano si impara vivendo, parlando e anche facendo la spesa. Buona fortuna a tutti e arrivederci.